Buongiorno, ben ritrovati sul mio canale. Cosa ne dite di realizzare qualche cuoricino in vista di San Valentino? Oggi vi propongo questa piastrella Granny bicolor con il cuoricino centrale a contrasto con il bordo. Nelle prossime settimane sono due tecniche diverse queste Granny. Nelle prossime settimane presenteremo anche la tecnica tapestry, cioè in pratica la parte centrale è incastonata con le maglie alte nel bordo. Passiamo però al progetto di oggi. Ve lo ripropongo così come l'ho fatto. Io avevo pensato di utilizzare il rosa, però magari lo proviamo per l'altro. Come funziona? Con questa tecnica la cosa è molto semplice, si lavora come una semplice mattonella Granny monocolore e poi si va a inglobare durante la lavorazione un colore a contrasto per il bordo. Oggi vi faccio vedere anche un diverso avvio della mattonella Granny e non con il solito anello magico. Resta più compatta la lavorazione, meno problemi di sfilacciamento. Cosa ci serve? Io queste le ho realizzate con dell'acrilico. Utilizzeremo un uncinetto del numero 4 in modo da avere una lavorazione molto più compatta. Poi dipende anche dal gusto e dalla mano di ognuna di noi e delle forbici, nonché il filato di due colori. Partiamo comunque con ordine. Allora, la prima cosa da fare è avviare la parte centrale. La parte centrale noi in questo caso l'avviamo in questo modo, non non cerchio magico, ma avviamo 4 catenelle, 2, 3, 4. Filo sull'uncinetto, vado nella prima catenella, la prima dal nodo, e vado a lavorare le prime 2 maglie alte che rappresentano un angolo della piastrella. Poi aggiungo 3 catenelle, 1, 2, 3, opla. Spero che mi vediate, faccio scorrere un po' di filato. Cosa succede a questo punto? Rientro nel punto di partenza, sempre nella prima catenella, vado a realizzare 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, 3 catenelle, 3 maglie alte. 1, 2 e 3. A questo punto cosa succede? Che devo chiudere appunto la lavorazione, non dovendo fare cambio di cotone o scusate di filato. Faccio in questo modo: faccio una catenella, metto il filo sull'uncinetto, vado a chiudermi qui nell'ultima delle 3 catenelle iniziali e faccio una mezza maglia alta. Il nostro primo giro di lavorazione è concluso, ok? Nel secondo giro io non devo far altro che ripetere appunto la lavorazione della piastrella Granny, perché non c'è un cambio di colore. Il cambio di colore ci sarà nel terzo giro. Come faccio in questo modo? Allora rientro nel foro che ho creato, faccio una maglia bassissima per agganciarmi e vado a comporre 3 catenelle, 1, 2, 3. Poi rientro nello stesso foro, faccio le altre 2 perché sto andando a costruirmi il mio angolino della piastrella Granny. Poi
una catenella di separazione, vado nell'altro angolino e vado a comporre l'altro angolo, quindi 1, 2, 3, le 3 catenelle che compongono il nostro angolo, 1, 2, 3, vado qui, ancora 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, vado nell'altro angolo e faccio la stessa cosa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 maglie alte, catenella, vado nell'altro angolo, 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 3 maglie alte, un attimo, allora 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, vado nell'altro angolino, lo completo con le 3 maglie alte, una catenella, metto il filo sull'uncinetto, rientro qui nella terza delle 3 catenelle, mezza maglia alta, e siamo arrivati al secondo giro. Adesso cosa succede? Una volta che siamo arrivati a questo punto, dobbiamo andare a costruire che cosa? Il nostro cuoricino. Come facciamo? Niente di più semplice. Allora, innanzitutto dobbiamo capire che cosa vogliamo montare prima. Io direi di partire con l'angolo, il mio angolo è questo, quindi vado a riprendere il mio angolo con le 3 catenelle e le 3 maglie alte, e poi lavoro qui il secondo gruppetto di maglie alte rosse nel mio caso. Quindi cosa faccio? Sono a questo punto, rientro, mi aggancio, prendo, salgo su di 3, 1, 2, 3, vado, rientro qui nell'angolo, monto le altre 2 maglie alte, poi con questa tecnica noi possiamo disegnare ciò che vogliamo all'interno della nostra piastrella granny. L'importante è avere comunque, diciamo, un qualcosa che appunto ci detti le linee guida da fare, cioè magari qualche volta ne proveremo a costruire insieme un grafico per applicare tale tecnica. Allora, io sono a questo punto, cosa succede? Vado a costruirmi ancora quest'altro pezzetto di rosso, l'altro gruppetto di rosso, quindi faccio una catenella, vado nel punto centrale, vado a costruirmi le 3 maglie alte, ok? Adesso il mio grafico, diciamo la mia piastrella, mi dice che devo andarmi a realizzare che cosa? Questo angolo, scusate ho messo il lavoro sopra, questo angolo con il filato a contrasto, nel mio caso grigio. Quindi cosa devo fare? La tecnica è questa: lavorare con 2 filati. Per ora non si taglia nulla, assolutamente. Questo giro è proprio quello che ci dà
il bordo e ci dà il disegno del cuore. Allora, sono a questo punto della mia lavorazione, sposto, adesso prendo il filato di contrasto, ok, ne lascio un bel po' che scende, un bel pezzetto, perché comunque io lo devo inglobare, però deve camminare la lavorazione tutta insieme. In questo momento non faccio nodi, ma vado a fermarlo poi successivamente. Allora tengo stretto il filo rosso e aggancio in questo modo quello grigio, ok? Con quello grigio adesso suddivido, metto il filo e il cappietto di inizio insieme a quello rosso e me lo tengo fermo, perché comunque devo dare stabilità alla lavorazione. Faccio qui una catenella col grigio in questo modo, vado, cerco di inglobare nella lavorazione dell'angolo tutti e due i fili colorati, quindi entro qui, faccio al mio solito. Allora, questi fili che voi vedete un pochino pendere, dopo saranno agganciati con il giro successivo, però proseguiamo con ordine. Allora, il mio grafico mi dice di costruire un angolo grigio a contrasto, quindi 2, 3, lavoro come al solito. Guardate bene, perché io sto cercando di inglobare sia il filo rosso ma anche il codino del grigio. Faccio 3 catenelle, perché il mio angolo era costituito così, e abbiamo qui altre 3 maglie alte, ok, 2 e 3. Poi cosa succede? Sono arrivata qui, devo fare la punta inferiore del mio cuoricino. La punta inferiore del mio cuoricino è di nuovo un gruppetto di maglie alte rosse, quindi con la stessa lavorazione di prima, questa volta metterò il grigio sotto, il rosso lo riporto su, tiro il filo grigio in modo da tenere ferma la lavorazione, mi aggancio con il rosso, faccio la mia catenella di divisione, faccio sempre scorrere, vedete che io il cappietto lo sto inglobando, faccio sempre scorrere il grigio all'interno della lavorazione e vado a costruirmi la punta inferiore del mio cuoricino. Una volta fatte le 3 maglie alte, devo attuare nuovamente un cambio di colore per lavorare l'altro angolo in modo speculare, quindi mi aggancio di nuovo, poi rosso inglobato nella lavorazione, grigio a questo punto direi che si può lasciare, perché abbiamo fatto un bel po' di lavoro per cioè un bel po' di punti per poterlo agganciare e tenerlo fermo. Quindi grigio 1, 2, 3, poi 3 catenelle, scusate, mi riaggancio dentro, faccio altre 3 maglie alte e abbiamo fatto gli angoli inferiori del nostro cuore. Adesso vi faccio vedere quella che ho costruito già. Cioè, noi cosa abbiamo realizzato in questo caso? Stiamo realizzando proprio questo pezzetto, è la parte sotto del nostro cuoricino. Adesso cosa devo fare? In pratica noi siamo qui e dobbiamo andare a realizzare gli spigolini, perfetto. Allora cosa succede? So che ci sono 2 punti rossi per poterli innalzare. Vedete, punto rosso centrale, cioè punto, scusate, gruppetto centrale e poi l'angolo di rosso. Faccio nuovamente un cambio di colore, metto grigio sotto, salgo il rosso, mi raccomando la mano tende questo filo che viene inglobato. Allora devo fare il mio angolo, ok, in maniera speculare dell'altro. 2,
3, questa è il laterale del cuoricino, poi cosa succede? Gancetto, catenella, angolo, l'angolo è di rosso, ok? 2 e 3, poi 3 catenelle. Guardate che il lavoro è molto semplice, una volta appunto avendo l'idea chiara di quello che noi vogliamo andare a realizzare, il lavoro, a parte che è molto semplice, è anche molto grazioso. A me piace molto questa tecnica, si possono creare veramente tantissimi soggetti diversi. Pensate per esempio a copertine per neonati o quant'altro. Detto ciò, adesso sono nella punta superiore. La punta superiore la creo mettendo al centro il grigio di contrasto, quindi faccio sempre al solito un cambio di filo, il rosso lo passo sotto, il grigio sopra, mi aggancio, tiro in modo che non ci siano cedimenti, vado a farmi la punta del cuoricino, 1, 2 e 3. Ok, detto questo, devo andare a compormi l'altro angolino, faccio di nuovo questo passaggio, mi aggancio col rosso, poi metto il filo sopra e vado a ricostruirmi che cosa? L'angolo finale, vado a ricompormi l'angolo, ok? Con il rosso, perché è il punto di avvio di questo giro, quindi inglobo. Ricordiamoci che nell'angolo finale di ogni giro facciamo 3 maglie alte in questo modo, poi mettiamo una catenella, filo sull'uncinetto, vado nella terza catenella e chiudo con una maglia, una mezza maglia alta. Perfetto, vedete, il nostro cuore è pronto, adesso lo dobbiamo contornare. Come faccio? Allora, diciamo che il lavoro con il rosso è bello che è terminato, io vi consiglio di tagliarne un po' di filo perché intanto lo andiamo a inglobare mentre lavoriamo e si dà stabilità. In questo giro noi cercheremo di sollevare, quando andiamo a lavorare, i fili dei cambi colore, scusate, in modo che si inglobi tutto. Quindi cosa faccio? Mi riaggancio col grigio, guardate che questo non l'ho ancora chiuso, volendo lo si potrebbe anche chiudere, io nell'altro non l'ho chiuso ma l'ho inglobato, quindi continuo a fare la lavorazione che ho fatto. 3 catenelle, vado qui, ricompatto l'angolo con altre 2 maglie alte, poi catenella, devo solo fare il giro completo delle mie maglie alte col grigio suddivise da cosa? Da una catenella, ok? Allora, per esempio, qui guardate, io ho 2 fili, li cerco di inglobare, uno in modo da tiro su, tirando su sicuramente si vedrà meno il fatto che nei giri precedenti ci sia stato un cambio di colore, ok? Allora, poi vado nell'angolo e compongo l'angolo costituito da 3 maglie alte, 3 catenelle di separazione, 1 2 3,
poi maglia, 3 maglie alte. Scusate, c'è il colore rosa che spunta perché io ero un pochino indecisa sul proporvi il rosso e il rosa. Il rosa starebbe bene secondo me molto se noi volessimo realizzare una copertina magari con l'azzurrino, l'altro con l'altra tecnica. Io l'ho fatto con l'azzurro ed effettivamente per dei neonati delle copertine con queste tecniche sono molto belle. Diciamo che questo tipo di lavorazione, se noi la volessimo utilizzare per una copertina, sicuramente va doppiata, nel senso che ci vuole comunque una base su cui cucire tutto, che può essere sia realizzata con un tessuto, sia con una tecnica uncinetto. 1, 2, 3, poi 1, 2, 3, qui 3, 1, 2, 3, siamo quasi addirittura d'arrivo. 1, 2, 3, catenella, 1, 2, 3, 3 catenelle, 2, 3, 1, 2, 3, catenella, qui 1, 2, 1, 2, 3, catenella. Siamo alla fine del nostro lavoro. 1, 2, 3, catenella, 1, 2, 3, catenella, poi qui si chiude con la mezza maglia alta e il nostro lavoro è al completo. Ok, vediamo un po', la mettiamo in piano e vediamo il suo aspetto. Eccola qui la nostra bella piastrella. Cosa facciamo poi? Rigiriamo. Io ad esempio questo filo rosso, prima di tagliarlo, lo andrei a passare all'interno della lavorazione o con l'uncinetto stesso oppure con un ago da lana, in modo da dare più consistenza alla lavorazione stessa. Ok, e chiudiamo in questo modo. Quando siamo abbastanza sicure di aver inglobato e quindi fermato il nostro filato, tagliamo. Ok, ed ecco qua la nostra piastrella, la nostra mattonella granny
con il cuore. È una splendida idea secondo me in questo periodo, cioè siamo vicini a febbraio, quindi San Valentino, ma questo lo dedico anche, questo lavoro, a tutte quelle persone che in questo momento hanno difficoltà. Siamo in piena pandemia e un po' d'amore, un po' di allegria serve davvero a tutti. Se il mio video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like, iscrivetevi al canale e seguitemi per i prossimi lavori. Buona creatività e un grande in bocca al lupo.